Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio dove troveremo la luna nuova in Cancro. Ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, che cosa dobbiamo aspettarci da questo periodo? Per riuscire a cogliere meglio le opportunità e le varie circostanze, dobbiamo sapere che questa luna ci porterà una forte emotività, anche sensibilità e intuizioni molto intense che in realtà possiamo sfruttare per poter percepire le cose con più chiarezza, cogliere rinnovamento interiore, opportunità di riflessione e di crescita, anche per rafforzare i legami e i rapporti più stretti, anche quelli familiari. E poi creatività, sogni, poter immaginare e progettare il nostro futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione agli sbalzi di umore. Alcune emozioni negative, quelle più pesanti, quelle più complesse, vulnerabilità, suscettibilità, dubbi, tendenza alla malinconia, ricordi nostalgici, dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza, eccetera. Quindi possono portare destabilizzazione, relazioni sbilanciate e andare ad amplificare dei problemi e delle difficoltà. Quindi sappiamo che dobbiamo gestire al meglio appunto le nostre emozioni. Il primo messaggio arriva dalla carta Belladonna a proposito di gestire delle situazioni e delle cose che possono essere un po' velenose, perché sappiamo benissimo che la bella donna è un fungo, una pianta velenosa e quindi cosa ci vuole dire effettivamente? Che dobbiamo cercare o di affrontare delle situazioni che possono essere tossiche o avere a che fare con delle persone. Se non possiamo evitarle, ovviamente consiglio proprio di metterle da parte e di chiudere o evitarle totalmente, però se proprio non possiamo evitarle, magari cercare il più possibile di proteggerci, di stare in guardia, di essere cauti anche con le nuove conoscenze, quindi cercare di allontanare il più possibile l'invidia e quindi ci parla appunto di difesa. Questo è un punto di partenza secondo me importante perché quando abbiamo il controllo, quando sappiamo che dobbiamo affrontare determinate cose, magari sappiamo come gestire tutto il periodo, che non è che andrà tutto così. Infatti qui abbiamo la carta Sabba che ci parla comunque di cambiamento, vuol dire che ci possiamo aspettare dei cambiamenti positivi o dei cambiamenti che fanno parte della nostra esistenza e che magari in qualche modo dobbiamo favorire questi passaggi naturali. Sappiamo che ci sono quei passaggi molto importanti e determinanti della nostra vita. Alcuni cambiamenti sono all'ordine del giorno, altri quelli tipo un trasferimento o cambio lavoro o anche qualcosa che va a cambiare nelle relazioni più importanti. Quindi si tratta di vivere in pieno il percorso e quello che si sta facendo, un passaggio, qualsiasi esso sia. Poi può esserci un altro messaggio, ovviamente dalla luna calante, che sottolinea la fase di transizione o il sentirsi in sospensione. Ecco, non deve essere colta in maniera negativa. Poi, se si è in una fase di passaggio, di sospensione, perché si sta vivendo qualcosa di bello, assolutamente abbiamo visto che dobbiamo godercelo in pieno. Se si tratta di alcune dinamiche, di alcune situazioni che sono abbastanza complesse, anche da gestire, soprattutto a livello emotivo interiore,
probabilmente dobbiamo riflettere su noi stessi, ci troviamo alla soglia di un passaggio importante e quindi sapere che magari è il caso di lasciarci il passato alle spalle e di prenderci il tempo per forse anche rimarginare le nostre ferite, oppure darci del tempo per prepararci, quindi non solo per guarire, magari come abbiamo visto anche per proteggerci da qualcosa o da qualcuno. Quindi questi sono quesiti, sono cose interessanti che possono aiutarvi nella vostra riflessione, nel vostro percorso. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo insieme quali altri messaggi troviamo. Il tamburo ha un messaggio di guarigione, quindi non a caso si intrecciano proprio quei significati per aiutarvi a capire il periodo, come sfruttarlo al massimo. Un pensiero dominante va proprio alla guarigione, va anche all'intuizione, alla visione, al fatto di compiere un passo importante della vostra vita. Può esserci un momento favorevole, ovviamente di aver coraggio e capire che non sempre dobbiamo andare controcorrente, ma trovare il nostro ritmo senza fermarsi, ovviamente senza indugiare eccessivamente, però forse in alcune cose dobbiamo cercare di portarci oltre, di andare avanti e di non soffermarci ulteriormente, proprio perché abbiamo capito che può essere proprio una parola chiave di questo periodo è guarigione. L'altro messaggio arriva da il compimento, che già parla di realizzazione, ma soprattutto il compimento ha a che fare con la chiusura di un ciclo, o sapere che le nostre esperienze, quello che facciamo, hanno un inizio, hanno uno sviluppo e una fine naturale, quindi anche le situazioni che viviamo. E capire che dobbiamo favorire la trasformazione, la fine, se ci troviamo alla fine di un passaggio, allora è la fine che come preludio di un nuovo inizio. Oppure ci troviamo in un momento in cui dobbiamo raccogliere quello che abbiamo ottenuto e quindi possibilità di cogliere questi frutti del nostro impegno, oppure fare tesoro delle nostre esperienze, quindi capire se lasciare andare, accettare la fine senza attaccamento, anche non solo di evitare la stagnazione, perché il ciclo va favorito anche se ci troviamo proprio in un punto dove abbiamo bisogno di capire di lasciare che le cose avvengano e di non bloccarci, quindi di evitare la stagnazione. Serve tanta responsabilità, questo è vero, serve consapevolezza, serve sfruttare le vostre capacità e le vostre esperienze. Poi infine abbiamo la carta il testimone. Parla di ascoltarsi, di essere e vivere nel momento presente, di compiere gesti quotidiani che siano consapevoli, di cogliere anche ispirazione, perché forse ci sono dei messaggi intuitivi intorno a voi e però il messaggio più importante è quello di trovare forza nell'azione, quindi seguire l'impulso di cambiare, di anche lasciare andare preconcetti, di smascherare le convinzioni e di capire magari quando fermarsi e quindi lasciar accadere le cose. Come vedete ritorna quel messaggio di consapevolezza nel capire quando lasciare andare, quando evitare la stagnazione, ma soprattutto quando è il momento di cambiare e quindi portarsi verso un'azione ben precisa. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!